Sei pronto o pronta per questo test di vocabolario in italiano? Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi facciamo questo test di vocabolario in italiano. Infatti qualche giorno fa stavo guardando un video di una mia cara amica Elisa che insegna francese qui su YouTube. No, non sto imparando il francese, però questo video sembrava interessante e l'idea mi è piaciuta tantissimo. Ho detto no, facciamola anche su questo canale. In pratica come funziona? Abbiamo pensato a 15 parole per te. 15 parole di livello B1. Quindi se tu hai un livello B1 o più alto, dovresti conoscere queste parole. Tu sullo schermo vedrai la prima lettera e anche la definizione. Quindi dovrai capire la parola dalla definizione e dalla prima lettera. Se conosci tutte queste parole, probabilmente hai un livello B1 o anche più alto. E se non le conosci, non preoccuparti perché le imparerai oggi. Però prima di iniziare voglio spiegarti che cos'è il B1, B2, eccetera. Se ti interessa conoscere la definizione di questi livelli, resta qui. Altrimenti inizia subito il test andando a questo minuto. In Europa abbiamo un sistema per valutare quanto una persona conosce una lingua. Questo sistema si chiama Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue e in questo sistema ci sono 6 livelli: A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Il livello B1 è considerato un livello intermedio. Quindi, se tu hai un livello B1, cosa significa? Cosa sai fare? Beh, prima di tutto sei in grado di capire situazioni come la scuola, il lavoro, il tempo libero, sei in grado di descrivere degli eventi, sai esprimere i sentimenti. Se hai un livello B1 puoi anche comunicare in viaggio in Italia, cose insomma abbastanza semplici. Non dico parlare di cose difficilissime, però non hai problemi, puoi comunicare quando sei in viaggio qui. In una conversazione puoi parlare di argomenti familiari, quindi argomenti che conosci bene, ma anche magari cose un po' più difficili che però ti interessano. Puoi raccontare esperienze e puoi anche esprimere delle opinioni su temi che ti interessano. Quindi questo è il livello B1, è un livello intermedio in cui sai fare molto bene, sai parlare molto bene di cose che principalmente ti interessano. Invece poi gli altri livelli, il B2, quindi un intermedio un po' più alto, il C1 avanzato, sono livelli in cui praticamente tu sei in grado di parlare di ogni cosa. Però quelli li vediamo in un altro video. Ora iniziamo questo test e vediamo se conosci queste parole di livello B1. Iniziamo dalla prima parola, che inizia con la lettera P. E questo è un documento che ti serve per viaggiare all'estero. Di cosa sto parlando? Ora prenditi qualche secondo per pensarci. Se hai bisogno di più tempo, metti in pausa il video. Beh, P di passaporto. Il passaporto è quel documento che ti serve per viaggiare all'estero, quindi in un paese diverso dal tuo. Per esempio, noi italiani al check-in in aeroporto abbiamo bisogno del passaporto se viaggiamo all'estero fuori dall'Europa. Invece, se viaggiamo in Europa, va bene anche la carta d'identità, cioè il documento d'identità nazionale. Ora vediamo la seconda parola che inizia con la lettera A. E questa cosa la usi per asciugarti le mani.
Era facile. Asciugamano. Asciugamano. Quindi l'asciugamano la usiamo per asciugare le mani o anche altre parti del corpo, Infatti diciamo asciugamano, ma possiamo anche asciugarci i piedi con l'asciugamano. Per esempio possiamo anche portare un asciugamano in piscina. Ecco, forse in quel caso potremmo anche usare una variante, cioè telo, che di base è un asciugamano grande. Però comunque asciugamano non è solo per le mani. E ricorda che asciugamano è maschile, anche se la mano è femminile, asciugamano è maschile. E adesso passiamo alla terza parola di oggi, che in realtà è un verbo che inizia con la lettera D ed è il verbo che si usa quando dobbiamo prendere una decisione. Il verbo è decidere. Quindi decidere è il verbo che si usa quando dobbiamo prendere una decisione. Ricorda il participio passato di decidere, che è irregolare. Ho deciso. E ora passiamo alla quarta parola. Inizia con la F ed è il luogo dove vai a comprare le medicine. Farmacia. La farmacia. La farmacia è dove si comprano i farmaci, le medicine. E adesso vediamo l'altra parola che inizia con la lettera A. E la definizione è questa. Quando abitiamo in un appartamento, lo paghiamo tutti i mesi al proprietario di casa. Che cos'è? L'affitto, affitto. Ecco, quindi noi paghiamo l'affitto per un appartamento. E ricorda che, questo è molto interessante, affitto e anche il verbo affittare si usano in tutte e due le direzioni. Cioè, se io dico affitto un appartamento, significa sia che prendo in affitto l'appartamento di un'altra persona, oppure che sono io che sono il proprietario di una casa e affitto la mia casa ad altre persone. Ok? Prima di andare avanti con la prossima parola, voglio dirti che abbiamo preparato per te un PDF fantastico, proprio un eserciziario. Prima di tutto troverai questo mini dizionario delle parole, che non ti faccio vedere perché ci sono tutte le parole di oggi, e poi troverai degli esercizi molto carini. C'è questo qui dove devi completare le frasi con le parole di oggi, questo qui con le immagini, poi questo qui devi associare le parole tra di loro, oppure questo qui con i contrari. Insomma, sono degli esercizi di vocabolario veramente molto molto utili per giocare un po' con le parole e ricordarle meglio. Quindi se vuoi scaricare il PDF, clicca sul link qui sotto in descrizione o anche sul primo commento nella sezione commenti, troverai lì un link e così puoi scaricare il PDF. Inserisci il tuo nome e la tua mail e ti invieremo questo documento. È tutto gratis. E ora passiamo alla prossima parola che inizia con la lettera P. E questo è l'aggettivo che usiamo per descrivere qualcosa che è molto faticoso da sollevare. Che cos'è? Beh, è pesante, pesante. Pesante è una cosa faticosa da sollevare, come una valigia piena di vestiti. Il contrario di pesante è leggero, leggero. Ora, l'aggettivo pesante può essere anche usato in senso figurato. Per esempio, posso dire che la riunione di ieri è stata proprio pesante, cioè faticosa,
stancante, stressante. Oppure posso dire che il pranzo è stato un po' pesante, cioè abbondante, ho mangiato tanto e mi sento pieno. E ora vediamo l'altra parola che inizia con la lettera A. Ed è l'azione di premere un bottone per avviare un dispositivo. È un verbo, eh? Accendere, accendere. Per esempio, accendere la luce. Il contrario di accendere è spegnere, spegnere. E ricorda anche il participio passato del verbo accendere, che è acceso, e invece di spegnere, spento. Un po' particolari questi verbi. E ora vediamo la prossima parola che inizia con la lettera F ed è il posto dove aspetti l'autobus o il tram. La fermata, fermata. Quindi è la fermata dove aspetti o anche dove scendi, ovviamente, dall'autobus o dal tram. E adesso vediamo questa parola che inizia con la lettera A, che descrive il rapporto tra due amici. Amicizia, amicizia. Il rapporto tra due amici è un rapporto di amicizia. E adesso vediamo un contrario. Questa parola inizia con la lettera S ed è il contrario di comodo. È facile, facile, facile. Scomodo, scomodo. A volte in italiano capita che creiamo il contrario di una parola, un aggettivo, come in questo caso, aggiungendo una S. Quindi comodo, scomodo. Quindi una cosa scomoda o è scomoda proprio fisicamente, cioè per esempio la sedia è scomoda, quindi non riesco a stare seduto sulla sedia per tanto tempo, oppure anche più in senso metaforico, per esempio una domanda scomoda, cioè una domanda a cui è un po' difficile rispondere, forse anche una domanda un po' inopportuna, ecco. E senti, questa parola un po' lunga, con la lettera A, che descrive l'azione di mettere sul tavolo i bicchieri, le posate, i piatti. Come si dice in italiano? A? Apparecchiare, apparecchiare. Ecco, quindi quando mettiamo sul tavolo la tovaglia, i piatti, i bicchieri, eccetera, stiamo apparecchiando. E il contrario? Togliere tutto? Come scomodo, più o meno? Sparecchiare, ok? Quindi apparecchiare e sparecchiare. E adesso vediamo un'altra parola che inizia con la S, che è sempre un contrario. Qual è il contrario di largo? Beh, non è slargo, mi dispiace, ma non è così, è stretto, stretto. Quindi una cosa larga e una cosa stretta. Per esempio, una strada può essere larga, come per esempio le strade negli Stati Uniti che sono grandi, grandi, larghe, 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 o può essere una strada stretta come quelle in Italia, o comunque in generale in Europa non è che abbiamo le strade così larghe. E ora abbiamo una parola, un aggettivo con la lettera P. E usiamo questo aggettivo per descrivere una persona che non ha voglia di fare niente. Beh, è un pigro o pigra. Una persona che
non ha voglia di fare niente, vuole stare tutto il giorno sul divano a guardare Netflix. E adesso vediamo un'altra parola un po' lunga che inizia con la lettera F ed è un oggetto che abbiamo in cucina per tenere il cibo al fresco. Frigorifero o anche frigo. Il frigorifero o il frigo. E adesso vediamo l'ultima parola di oggi. Questa parola inizia con la D ed è un aggettivo che usiamo per dire che qualcosa o qualcuno ci fa ridere. Divertente. Una cosa o una persona divertente, cioè che ci diverte, ci fa ridere. Wow, fantastico! Allora, come è andato questo test? A quante domande hai risposto correttamente? Magari scrivilo qui sotto nei commenti. E mi raccomando, non dimenticare anche di scaricare il PDF con gli esercizi che abbiamo pensato per te, perché insomma è un modo per divertirsi, anche per giocare con le parole, ma anche per ricordarle meglio. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo ci aiuta davvero troppo, ci aiuta tantissimo. E quindi quando poche persone lasciano mi piace al video, YouTube non consiglia questo video ad altre persone. Invece se lasciate mi piace, YouTube consiglierà questo video a tanti altri studenti e studentesse. Quindi grazie mille. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina, così non perderai nessun video futuro. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!